È un vero disastro. Quante volte abbiamo usato queste espressioni? Per sciagure come il naufragio della Costa Concordia nel 2012 o quando il terremoto dell'Aquila ha lasciato tutti senza fiato nel 2009. Ma anche l'alluvione di Firenze del 66 era stata un disastro, proprio come il crollo delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001 o quello della Borsa del 2008. E trovare il colpevole di un disastro ancora oggi non è per nulla agevole. Ma perché per i nostri antenati non funzionava allo stesso modo? Perché il responsabile veniva individuato senza alcuna difficoltà? E chi era poi questo colpevole? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Oggi vedremo quella sgradevole parola, disastro, che speriamo con tutto il cuore di non pronunciare mai. Scopriremo dalla sua etimologia perché le cause dell'odierno disastro differiscano così tanto da quelle di un tempo e soprattutto sveleremo perché il responsabile degli antichi disastri fosse sempre un reo confesso. Quale significato enigmatico, dunque, avvolge questa sinistra parola che si accompagna a tanti eventi così infelici per noi? Scopriamolo insieme. Come abbiamo visto, disastro è oggi una parola così duttile da indicare sia l'evento malaugurato che le sue funeste conseguenze. È quindi una grave sciagura che provoca danni incalcolabili e causa la morte di molte persone, ma anche il danno prodotto da una calamità naturale, da un tracollo finanziario, dalle guerre o dagli attentati. La parola disastro fiorisce con discrezione nel Medioevo, tra i campi assetati del contado, e a poco soppianta parole molto più classiche, come calamitas e ruina. Dopo l'anno 1000, come sapete, la superstizione dilaga in Europa, dai riti magici alla paura della fine del mondo. Ogni notte il volgo scruta attentamente il cielo, quasi per trovare i segni premonitori della imminente punizione divina. Da questi influssi benefici succhia linfa vitale la parola disastro, rivestendosi di quel fascino medievale che poche altre parole oggi possiedono. Superstiziosa come non mai, la lingua latina del tardo periodo forgia la parola, ponendo un prefisso greco che pensa sempre al peggio davanti a un sostantivo che brilla intensamente di luce propria. Il prefisso è dis, che ha un significato peggiorativo e vuol dire contrario, cattivo, maligno. Il sostantivo è astrum, che significa stella, astro, corpo celeste. Disastro era per gli antichi una cattiva stella e quindi una sventura, una disgrazia dovuta alla maligna influenza degli astri. Ogni volta allora che sciaguratamente ci capita di aver notizia di un qualche rovinoso disastro e di interrogarci sulle cause e sui responsabili dell'evento o delle sue terribili conseguenze, ricordiamoci per un attimo della superstiziosa etimologia di questa parola, che dal Medioevo ci racconta come la disgrazia non sia dovuta a cause reali o a colpevoli in carne e ossa, ma debba essere ricondotta sempre agli astri contrari e agli influssi nefasti di una lontanissima stella.